Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Perché sto iniziando un video da davanti alla libreria? Perché questo sarà il primo video di una nuova rubrica, chiamiamola playlist, che avremo qui su YouTube, ma che abbiamo avuto per anni su Instagram. Se mi seguite lo avete già capito, che è appunto la rubrica letteraria. Dovete sapere che una delle mie grandissime passioni è quella per i libri. Credo di aver letto migliaia di libri in tutta la mia vita, ma negli ultimi 15 anni la maggior parte dei libri che ho letto sono libri d'arte, quindi potrei consigliarvene a iosa per ogni argomento. E ho pensato che l'estate sia il momento giusto per parlare di libri, perché siamo più liberi e perché una lettura sotto l'ombrellone fa sempre bene. Il libro da cui partiamo oggi, quindi il libro che inaugurerà questa nuova serie di video, è un libro a cui sono particolarmente affezionata. Io ho letto tanti manuali e sono sicura del loro valore, credo che anche i libri di critica d'arte siano molto utili, ma credo anche che ti possano aiutare fino a un certo punto. La scorsa estate abbiamo affrontato vari argomenti qui su YouTube. C'è proprio una playlist che credo sia nata più o meno l'estate scorsa. Ci sono video sul talento, ci sono video sull'originalità, ci sono video sui blocchi dell'artista, sull'arte e la solitudine, ma c'è sicuramente un argomento che non abbiamo parlato, cioè quello che fa la differenza e che trasforma una nostra opera X in un'opera d'arte, cioè il fattore umano. Entrare in contatto con noi stessi e con il nostro lato artistico. Credo sia una delle cose più complicate, perché tu puoi leggere 1000 manuali su come fare cosa, puoi studiare tantissimo per raggiungere livelli di tecnica altissimi, puoi avere grandissimo talento ed allenarlo costantemente, ma il genio artistico purtroppo non si trova con una mappa, non c'è un manuale che ti può spiegare come trovarlo. È tutta una questione di introspezione e di quanto riusciamo a guardarci dentro. Ma a volte questa è una cosa che può essere complicata. Complicata come poteva essere complicato per il brutto anatroccolo capire di non essere soltanto un brutto anatroccolo. Vedrete che io faccio spesso collegamenti con film, ma anche con le fiabe. È uno dei miei generi letterari preferiti. Credo che sia proprio fondamentale nella biblioteca di ognuno di noi, nella libreria di ognuno di noi, avere delle fiabe. Chi mi segue su Instagram sa che faccio tantissime recensioni di libri per l'infanzia, perché in realtà nelle fiabe si nascondono dei concetti veramente importanti proprio per l'essere umano. Quante volte noi ci comportiamo come il brutto anatroccolo che praticamente si sente sbagliato per tutta la vita e che cerca se stesso tra quelli che pensa essere i suoi simili, gli altri anatroccoli. Se tu cerchi i tuoi simili tra gli anatroccoli o tra i critici d'arte che non hanno mai preso in mano un pennello, non troverai mai te stesso. Inizierai a trovare te stesso quando vedrai altri cigni, quando avrai qualcuno con cui confrontarti davvero. Ragion per cui il primo libro per questa rubrica, se non mi rompo il gomito, è A se stesso di Odilon Redon, un libro che io ho scoperto per puro caso. Ve lo faccio rivedere. Se io avessi dovuto basarmi sulla copertina e sulle opere di Odilon Redon, che comunque al tempo in cui ho comprato questo libro praticamente non conoscevo, non l'avrei mai comprato. Ha uno stile che proprio non rispecchiava, soprattutto in quel periodo, un tipo di pittura che mi attira. Poi studiandolo in realtà Odilon Redon è molto interessante, ma quando mi sono trovata in libreria con questo libro tra le mani e l'ho aperto, mi sono imbattuta in un artista straordinario e in un modo di pensare che mi ha catturato subito. Vi leggo la prima pagina che ho preso, che tra l'altro è proprio la prima pagina del libro, uno stralcio così per dire. L'arte fa sbocciare ogni cosa, è il supremo raggiungimento, alto, salvifico e sacro. Nel dilettante produce solo un gioioso appagamento, ma nell'artista diviene, con tormento, germe nuovo, per una nuova semina.
Credo di aver obbedito docilmente alle leggi segrete che mi hanno condotto, bene o male, come ho potuto e seguendo il mio sogno, a creare cose in cui mi sono riconosciuto interamente. Creare cose in cui mi sono riconosciuto interamente. Ragazzi, questo è un privilegio che vi dovete concedere. E l'unico modo per riconoscersi pienamente in quello che fate è staccarvi da riferimenti e da altri artisti. Perché al massimo potete utilizzarli per migliorare in stile, migliorare in tecnica, ma se poi non cercate dentro voi stessi quella scintilla, la differenza, il vostro lato artistico, rischiate di poter diventare le copie di qualcun altro, degli emulatori di concetti, di soggetti, di parole. Non è quello a cui dovete aspirare. Questo libro è un libro molto umano, è una raccolta di pensieri suoi perché è stato pubblicato postumo ed è una raccolta di pensieri scritti da lui su un suo quaderno personale, lettere agli amici, interviste. Sono cose molto intime e per certi versi, ragazzi, credetemi, vi ci riconoscerete tantissimo. Per certi altri lo prendereste a testate perché molte cose è molto snob. È molto interessante perché lui è vissuto tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, quindi ti dà anche uno spaccato su tutti i suoi contemporanei, ti dà la sua visione di certi artisti che magari amate sia sui contemporanei che del passato, perché ci sono certi passaggi anche su artisti molto noti, tipo Michelangelo. Michelangelo lui palesemente lo adorava. Altri invece proprio li criticava aspramente, ma anche quando li critica aspramente vi induce alla riflessione. Ed è bello confrontarsi, ragazzi, anche con qualcuno che non la pensa come noi, perché veramente lì ti puoi iniziare anche a interrogare sulle cose, puoi crescere, puoi sviluppare un pensiero critico anche su argomenti su cui tu non avresti mai dibattuto per nessun motivo al mondo. E poi ha delle riflessioni interessanti, tipo questa, che è tra le mie preferite, del 1908. Il pittore che ha trovato la propria tecnica non mi interessa. Si alza ogni mattino senza passione, per proseguire, placido e sereno, il lavoro iniziato il giorno prima. Sospetto in lui una certa noia, propria dell'artigiano virtuoso, che porta avanti il proprio compito senza l'illuminazione imprevista del momento felice. Egli non conosce il tormento sacro, la cui origine è nell'incosciente e nell'ignoto. Non si aspetta niente da ciò che sarà. Io amo ciò che non è mai stato. La riflessione accurata deve essere l'ospite abituale e costante di un buono studio. È come un'equazione tra la tavolozza e il sogno. È il fermento del nuovo che rinnova la facoltà creatrice, il testimone di errori sinceri e dell'incostanza del talento. L'uomo si fa allora visibile nell'artista e chi guarda l'opera gli è più vicino. Già, secondo me è bello che un libro ti sproni anche ad andare oltre i tuoi limiti, anche proprio uscire dalla comfort zone, che spesso è molto limitante. Siamo tutti bravi a fare le cose in cui siamo bravi, ma lanciarsi nel vuoto è da una parte spaventoso, ma deve essere soprattutto stimolante. Io per prima, se mi seguite sui social, lo noterete, sono una che prova tutto, dalle tecniche tradizionali alle tecniche digitali. Io ho questa smania di provare tutto, perché non mi accontento di saper fare qualcosa. E forse qui c'è anche quella cosa, io sono sempre stata definita, c'era proprio chi mi aveva dato questo soprannome, mano felice, perché ho questa facilità di pensare una cosa e subito riprodurla. Ma vi posso dire che mano felice ci sono giorni in cui si sveglia e vive uno di quei giorni che io ho definito i giorni della mano di merda. Hashtag. Perché sono delle giornate in cui io posso veramente disegnare qualunque cosa e mi viene uno schifo assoluto. Il giorno dopo, senza alcun motivo, tac, lo faccio. L'incostanza del talento è ciò che ci ridimensiona. Io mi ricordo la primissima lezione di pittura che ho fatto in accademia, la primissima cosa che ci ha detto il nostro insegnante è stata: non siete artisti. E forse questa cosa già ve l'ho accennata in un altro video. Voi non siete artisti, quindi non vi atteggiate da artisti perché non lo siete. E questa è un'altra di quelle cose che non vi devono scoraggiare, anzi vi devono rassicurare. Se voi non siete artisti,
potete fare quello che volete. Se voi non siete artisti, non dovete tener conto di niente. Sarà il mondo a doversi preoccupare del fatto se siete o non siete artisti. L'unica cosa di cui vi dovete preoccupare voi è dare il vostro contributo nell'arte. La cosa più importante, ragazzi, è trovare voi stessi, e spesso si può trovare se stessi cercando nelle parole dei nostri simili, degli altri cigni. È un libro leggero, è un libro piacevole perché si può leggere veramente ovunque, si può leggere sia una pagina dopo l'altra, si può leggere a saltare, si può iniziare dalla fine e andare all'inizio. È un libro bello per l'estate, sarà una bella sfida perché anche quando non vi sentirete d'accordo con lui avrete comunque dei punti di riflessione importanti da cui partire, e credo che non ci fosse libro più adatto ad aprire questa nuova avventura insieme letteraria. Una cosa che ho dimenticato di dirvi qui è che una cosa bellissima di Odilon Redon è che anche quando scrive, cioè anche quando scrive a se stesso, anche quando scrive nel suo quaderno, soprattutto forse quando scrive nel suo quaderno, dipinge. Nel senso che ogni immagine che vi regala, ogni volta che lui racconta di un posto in cui è stato, di una cosa che ha vissuto, cioè lui te la fa vedere, ti descrive le sensazioni che ha provato, le luci, quello che ha visto in maniera talmente tanto poetica che veramente, ragazzi, cioè vi fa viaggiare cioè, ecco, faccio questa introduzione, non so neanche esprimermi, vi dico soltanto che è bellissimo. Se vi piacciono i libri d'arte, questo è soltanto il primo, quindi se non volete perdervi i contenuti futuri, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche. Ragazzi, buona lettura, io vi lascio e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!